Ciao e bentornati in una nuova frizzantissima puntata di Beato tra gli orologi. Come sapete, Beato tra gli orologi è il nostro nuovo format, nuovo non tanto ormai, della domenica sera delle 20, dove commentiamo assieme il sito di una maison live senza averlo preparato prima, perché insieme a voi voglio capire che cosa c'è di bello di questa maison, che cosa può offrire, e poi magari un giorno sarà possibile fare un giro nelle boutique per capire quanti di questi orologi sono effettivamente disponibili e magari anche che sconti ci sono per ognuna di queste maison. E oggi ho pensato di parlare assieme a voi di Bulgari perché insomma la domanda è una e una soltanto: ma Bulgari, a parte l'Octo Finissimo, che cosa fa? Beh, in tanti saprete che Bulgari in realtà è stata autrice di vere e proprie icone dell'orologeria che molto prima dell'Octo Finissimo in realtà avevano già spaccato il mercato, perché Bulgari, una storia di cui abbiamo già parlato in un video di un annetto fa, è un'azienda di gioielli, ma in realtà ha sempre fatto anche orologi iconici, molto spesso forse un po' troppo fashion che orologi tecnici, strumenti alla quale naturalmente non si è mai dedicata, e da quando nel 2000 ha acquisito Geragenta, il suo know-how, i suoi brevetti, ha anche puntato all'alta e altissima orologeria, e vi posso garantire, perché l'ho visto con i miei occhi, che Bulgari non ha nulla da invidiare neanche agli indipendenti più blasonati. Quindi, fatta questa doverosa premessa, voglio vedere insieme a voi sul sito di Bulgari che cosa c'è di bello. Ecco, la prima cosa che salta agli occhi naturalmente è lo stile iconico, come dice la stessa Bulgari, dell'aluminium crono. Il diagono aluminium crono, un orologio che ha fatto davvero la storia non soltanto di Bulgari ma di tutta l'orologeria. Un orologio che non ha bisogno di alcuna presentazione, chiunque vede questo orologio sa di che cosa si tratta, e secondo me non è molto facile per una maison arrivare a un livello simile, così come per esempio per altre maison altri modelli iconici possono vantare lo stesso primato, ma non è molto semplice pensarlo per un'azienda che è sempre stata incentrata soprattutto sulla gioielleria piuttosto che sugli orologi. Ma proprio perché il grande carattere di Bulgari è sempre stato molto prevalente, molto dominante, allora sono riusciti a tirare fuori nel corso del tempo delle vere e proprie icone che, piacciono o non piacciono, secondo me non passano inosservate. Il Bulgari Aluminium Diagono poi è stato naturalmente declinato in varie versioni, abbiamo visto sopra la versione GMT, così come questa rossa molto particolare che ho visto anche dal vivo, dedicata a Ducati, ancora la versione GMT, ma a mio avviso la versione più bella in assoluto è il Solo Tempo nelle sue classiche versioni quadrante bianco o quadrante nero. Peraltro loro scrivono un design all'avanguardia, io dico assolutamente un design all'avanguardia, perché ricordiamo che c'ha almeno 30 anni questo design, immaginate un po' com'era 30 anni fa un design di questo tipo. E poi l'altra versione più bella è sicuramente il Chrono Panda, quello che un po' tutti conosciamo e che Bulgari in questa presentazione neppure mette, quindi ce lo dobbiamo guardare direttamente qui. Insomma, un crono secondo me il cui unico difetto, quantomeno per i miei gusti soggettivi, è quello di avere questa un po' inutile e ridondante scritta Bulgari sulla lunetta, che di sicuro ha fatto lo stile negli anni della maison e di questi orologi, come anche per esempio il Bulgari Bulgari o anche il Bulgari Roma in passato, ma che sinceramente forse è un po' troppo anni 90 e oggi potrebbe essere riproposta in maniera diversa o magari del tutto eliminata a favore di una scala o altri elementi decorativi. Comunque si tratta di gusti, anzi vorrei sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo stile che Bulgari da sempre utilizza per alcuni dei suoi orologi. Poi naturalmente oltre al Bulgari Bulgari abbiamo gli Octo, che sono declinati in tantissime versioni, l'Octo originale, l'Octo Roma, l'Octo Finissimo. È indubbio che Bulgari negli ultimi anni abbia puntato praticamente tutto sul Bulgari Octo, e credo che abbia fatto anche bene, perché per quanto
molti orologi siano da sempre stati iconici, il Bulgari Octo è stato veramente il punto di svolta per Bulgari, che è finalmente tornata in auge nel mondo degli appassionati, nel mondo dell'orologeria di lusso. Peraltro con alcuni orologi da primato, come sicuramente il Bulgari Octo Finissimo, ma anche come il Chrono GMT che è stato presentato e di cui abbiamo parlato in un precedente video, il tourbillon più sottile al mondo. Insomma, Bulgari, come dicevo, si è lanciata nell'alta e altissima orologeria senza davvero alcun timore e senza nessun errore, e stanno facendo davvero la storia dell'alta orologeria. Tutto ciò che c'è da capire è come reggerà questa Maison nel corso del tempo, magari fra 40 o 50 anni. Octo Finissimo, poi vediamo ancora che cosa ci presenta, altri Octo. Questo per esempio, come dicevamo, è il Chrono GMT, un orologio che io trovo veramente straordinario, questo in particolare in titanio, ma lo hanno fatto anche in ceramica, come abbiamo visto nel mio precedente video. Un movimento sensazionale, bellissimo, con rotore periferico, quindi questo qui è un Chrono GMT automatico nella cassa di un Octo Finissimo, purtroppo non da 40 bensì da 42 mm e uno spessore, vediamo se ce lo dice, probabilmente no, ma che è comunque da primato, un GMT che sinceramente fosse un po' più piccolo avrei già pensato di mettere in collezione. Ancora l'Octo Roma di cui vi parlavo prima, un orologio secondo me un po' troppo ispirato all'Octo Finissimo, ma che non ha le stesse linee iconiche, la stessa bellezza. Questo in ogni caso si tratta di un World Timer, quindi un'ora del mondo da 9.800 euro, tutto nero, non rientra nei miei gusti, però anche qui, come dicevo prima, c'è assolutamente da riconoscere a Bulgari il grande lavoro che sta facendo per affermarsi seriamente nel mondo dell'orologeria. Io apprezzo tantissimo questo modo di fare. Ancora il più grande dei classici, Bulgari, 4.700 euro, i prezzi come potete vedere stanno veramente schizzando alle stelle. Questo per esempio è l'orologio di cui da piccolino ero innamorato. Un orologio, quando mi piacevano gli accessori più che gli orologi, che secondo me ha sempre rappresentato il lusso. Non lo è da un punto di vista tecnico prettamente, lo è però da un punto di vista dell'accessorio fashion. Oggi non rientra sicuramente nelle mie corde, però sinceramente da piccolo ne ero davvero innamorato e rimanevo del tempo a guardarlo nelle vetrine, e all'epoca nelle vetrine di Mossa in centro a Bari si faceva notare. Ancora oggi Mossa naturalmente è il rivenditore Bulgari, e proprio da loro ho provato per la prima volta diversi anni fa il Bulgari Octo Finissimo. Quando non ne parlava praticamente nessuno, lo vidi dal vivo e rimasi estasiato, veramente un pezzo di altissima orologeria. Ancora, come abbiamo visto, Bulgari Aluminium Diagono, sia crono sia solo tempo. Tra l'altro costava veramente pochissimo questo orologio, oggi siamo a 3.200 euro, anzi dirò di più. Alcuni mesi fa il crono aveva un costo di 3.400 euro, se non ricordo male me lo proponevano scontato nuovo a 3.400 euro. Oggi prezzo di listino 5.000 euro. E non me lo aspettavo, non me lo aspettavo. Immagino che oggi si compri con almeno 1.000 euro di in più di pochi mesi fa. Forse un po' troppo, anche per essere un orologio con un calibro ETA modulare, sebbene a differenza dei soliti modulari sia un orologio molto molto bello e sottile, come potete vedere voi stessi, e vedete anche che è un modulare dal disassamento della corona rispetto invece all'asse dei due tasti del cronografo. Ritengo sinceramente che abbia raggiunto un prezzo che poco giustifica un orologio di questo tipo, però è anche vero che ci troviamo, come ormai diciamo da qualche video, davanti a un mercato praticamente impazzito, e anche in questo caso vedere l'aluminium a 5.000 euro non è una cosa assurda. Rimango sorpreso, però capisco anche il motivo.
Ecco qui, questo è il mio preferito, Octo Finissimo Chrono GMT, ha raggiunto 21.000 euro, costava qualche mese fa neanche 19, però davvero un orologio sensazionale. Io rimango estasiato davanti a questo quadrante, non so voi, ma lo ritengo di una bellezza, di una eleganza, nonostante si tratti di un crono, un design veramente unico. Non a caso questo orologio lo ha disegnato Gerald Genta, insomma. Lo ha disegnato Gerald Genta e si vede, non potrebbe essere diversamente. Come potete vedere, insomma, le icone di Bulgari tra Octo e tra Aluminium, ma anche il Bulgari sono davvero tante. Questo è uno dei capolavori di cui vi parlavo prima, l'Octo Finissimo scheletrato, se non ricordo male in ceramica, esatto, materiale in ceramica. E poi però c'è anche un'altra novità, o meglio, più che novità, qualcosa che Bulgari aveva a catalogo, ovvero i famosi orologi di Gerald Genta, perché, come abbiamo detto, nel 2000 Bulgari acquisì Gerald Genta, il marchio, il suo know-how e i suoi disegni. Tant'è che Gerald Genta, da grande amante degli orologi di Topolino, in particolare, realizzava delle creazioni di questo tipo. Questo in particolare è un salterello dove questa finestrella indica l'ora, mentre il braccio di Topolino indica i minuti. Quando scatta l'ora, per esempio scatta 11, il braccio ritorna automaticamente sullo 0. Naturalmente il tutto grazie al calibro incassato da questo orologio. Un orologio naturalmente che Bulgari indica come terminato e credo che sia ormai un pezzo praticamente impossibile da acquistare. Insomma, Bulgari, grande casa gioielliera, grandi creazioni nel corso del tempo, anche nel mondo dell'orologeria, ma che dal 2000 ha iniziato a spingere a tavoletta sull'acceleratore fino ad arrivare a dei risultati anche grazie alle acquisizioni lungimiranti fatte nel corso del tempo, che sono equiparabili all'altissima orologeria ad un prezzo però di semplice orologeria di lusso. Sono prezzi, come avete potuto vedere, che quantomeno nell'Octo Finissimo di manifattura si avvicinano a quelli che sono dei semplici, tra virgolette, orologi sportivi come possono essere Rolex, Zenith o Omega, per dire i tre più conosciuti. Tra tutti questi, l'acquisto che avrei dovuto fare in passato e che forse farò nonostante i prezzi è proprio il Bulgari Aluminium Diagono Chrono, un orologio che, sebbene a livello tecnico non sia davvero il massimo, secondo me rispecchia tutto il DNA di Bulgari a partire da quando ha iniziato a fare queste creazioni e che ancora oggi si può acquistare secondo me ad un prezzo non basso, ma che tiene necessariamente conto di quello che è il blasone e di quello che oggi rappresenta Bulgari nel mondo dell'alta orologeria. E vorrei sapere nei commenti qui sotto quale è il vostro Bulgari preferito. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questa puntata, ci vediamo in un prossimo video qui dalla nostra stanza degli orologi. Ciao!